Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro e a un nuovo interattivo. Oggi vedremo di chiarire cos'è il nostro scopo della vita per noi. Dunque, lo scopo della vita è un concetto un po' impegnativo, su cui magari farò un video più approfondito più avanti. Però per questo interattivo voglio fare una breve introduzione perché magari non tutti conoscono questo concetto. Dunque, lo scopo della vita sarebbe un po' il messaggio che noi inviamo al mondo e con cui siamo nati. È spiegato abbastanza bene da lo psichiatra James Hillman in questo bellissimo libro che mi è stato regalato da un'amica, Il codice dell'anima, e che io consiglio vivamente di leggere. E si rifà un po' anche al mito a un mito di Platone, appunto, del mito del daimon, cioè una specie di guardiano che ci accompagna durante la nostra vita per far sì che appunto riusciamo a compiere, a esprimere il nostro scopo nella vita. Dunque, cos'è effettivamente lo scopo nella vita? È appunto quello con cui nasciamo, è una specie di chiamata che noi naturalmente sentiamo, ma che magari per condizionamenti esterni dimentichiamo oppure ignoriamo o non gli diamo comunque la dovuta importanza e per conseguenza ci avviamo per strade che in realtà non sono in linea con questo scopo e quindi non siamo mai veramente a nostro agio e non esprimiamo veramente le nostre qualità e noi stessi in generale. Quindi per declinarlo in termini un pochino più concreti, questo scopo della vita coincide con tutto ciò che veramente ci fa sentire vivi, le nostre passioni intime, per cui siamo veramente portati e che può appunto basarsi su varie caratteristiche nostre, sia talenti innati come il disegno, tanto per la musica, per la matematica, ma anche altri tipi di soft skills, che ne so, ehm, qualità relazionali, intelligenza fisica, intelligenza affettiva, capacità di comunicazione. Queste appunto talenti naturali coincidono anche solitamente con le nostre passioni, con quello che ci fa star bene, perché in realtà una cosa che amiamo, poi riusciamo a farla anche meglio di altre, che ci rimangono meno vicine, appunto. È qualcosa appunto che noi poniamo in essere, ci fa star bene mentre lo facciamo e fa star bene anche gli altri allo stesso tempo. Non è per forza coincidente con il campo professionale, perché non vuol dire assolutamente, non c'è un'associazione matematica tra passione e professionalità. Può essere appunto anche declinato in termini di quotidianità all'interno del nostro cerchio affettivo, della nostra amicizia, il fatto di essere molto protettivi nei confronti degli animali o dei bambini, insomma tutte quelle cose che ci vengono, ci vengono spontaneamente di fare, che ci fanno star bene e che appunto nel momento in cui le ascoltiamo, questi impulsi naturali, scatta dentro di noi come un momento di consapevolezza che effettivamente è quello per cui siamo nati, che è effettivamente quell'attività, quella passione che ci fa veramente sentire vivi,
per la quale la nostra vita acquisisce un senso. Ecco, questo è fondamentalmente lo scopo della vita. E per alcuni è facile da identificare perché per carattere non riescono a fare delle attività o insomma seguire dei cammini che non sono in linea con il loro io profondo, e per altri è più difficile appunto perché sono cresciuto in un ambiente che non ha permesso lo sviluppo di queste passioni, queste dote naturali. Per questo è molto importante cercare di fare un'autoanalisi per capire effettivamente se stiamo percorrendo un cammino che ci permette di esprimere questo scopo nella nostra vita e di seguirlo. E questo interattivo di oggi darà degli input di riflessione, spero. Ovviamente è un interattivo, quindi è generico, non può appunto descrivere casi specifici, però appunto darà degli spunti di riflessione. È valido dal momento in cui lo guardate e come al solito avremo tre opzioni, tre varianti tra cui scegliere. Potete stoppare il video e scegliere la variante che preferite. La prima è rappresentata dal quarzo rosa, la seconda dall'opale bianco, non so se lo notate, e l'ultima dal quarzo di rocca. Una volta scelta la variante, potete scorrere il video alla parte che è relativa all'opzione da voi scelta. A dopo. Bene, eccoci al primo mazzetto, quello del quarzo rosa. Le prime tre carte, quelle dell'oracolo, descrivono appunto le qualità, le caratteristiche del vostro scopo della vita. Vediamo un attimo. Lavoro sul corpo. Questa carta indica appunto che avete una certa dimestichezza, un certo trasporto nei confronti di tutto ciò che riguarda il corpo, la bellezza, può anche indicare una certa estetica, ecco, in questo senso, qualcosa che può riguardare sia la fisicità come lo sport, come gli esercizi fisici in generale, ma anche i massaggi, tutti i lavori che possono riguardare appunto il corpo, come può essere anche un agopunturista, insomma, c'è un vasto spettro, diciamo. Io associo a questa carta anche tutti quei bisogni estetici che si hanno per la moda, per esempio, per l'espressione appunto di se stessi attraverso la propria persona, in senso più fisico ed estetico. Andiamo avanti e abbiamo i libri. Questo è un amore appunto per lo studio, per la lettura, per i libri, per il sapere in generale, quindi è una caratteristica che vi fa anche un po', ha anche un po' un amore per l'astrazione, per tutta la sfera intellettuale, diciamo. E poi l'ultima caratteristica che si associa anche al lavoro sul corpo è quella del guaritore, ovvero avete un interesse e un talento per aiutare gli altri, soprattutto a livello sia di salute fisica, ma anche di salute psichica. Quindi in generale possiamo dire che il vostro scopo di vita
è relativo alla guarigione, nel senso l'aiutare gli altri a ristabilire il loro equilibrio sia fisico che psichico attraverso soprattutto appunto un lavoro del corpo, una terapia che riguarda soprattutto la parte materiale del nostro essere, quindi attraverso lavoro energetico, guaritore, terapia fisica, allenamento, sport, anche nutrizione e siete in grado appunto sempre di aggiornarvi su queste materie, non solo attraverso una pratica materiale quotidiana, ma anche e soprattutto attraverso molto studio. Tant'è vero che appunto mh, non vi annoia, essendo il vostro scopo di vita, siete sempre alla ricerca di aggiornamenti su queste materie. Adesso con i tarocchi cercheremo di vedere se effettivamente il vostro cammino attuale è in linea con il vostro scopo di vita e se potete fare di più per allinearvi ad esso. Vediamo con i tarocchi. Abbiamo la forza, il re di denari e il 7 di denari. Secondo le carte, sì, state lavorando su questo, insomma, sulle vostre passioni, su quello che costituisce il vostro scopo di vita, vi sentite anche abbastanza preparati su di esse, perché il re di denari è una persona tendenzialmente affermata, riuscite anche a farne una professione di questo scopo di vita, avete molta forza interiore che vi permette appunto di realizzarvi in queste materie e avete seminato al momento siete in una fase, diciamo, di aspettativa, nel senso state aspettando dei frutti, avete iniziato a seminare, a fare delle attività a questo riguardo per appunto rimanere, nel senso farne una professione del vostro scopo di vita, avete posto in essere delle attività che sono in linea appunto con queste caratteristiche, queste qualità che avete e state aspettando pazientemente che diano i loro frutti. E la carta della forza è molto positiva perché vuol dire che avete il carattere, la forza spirituale e la come dire, perseveranza per appunto ottenere la realizzazione dei vostri obiettivi in questo senso. Vediamo le successive tre carte che sono dei suggerimenti da poter attuare per facilitare ancora di più questo cammino. E abbiamo il 6 di denari, il paggio di spade e le stelle. Beh, le stelle sono ovviamente un bellissimo augurio. Io direi che in questo caso ulteriori azioni che potreste porre in essere riguardano soprattutto una specie di partnership con altri, perché il 6 di denari indica appunto un aiuto. Probabilmente potreste chiedere un aiuto anche finanziario da parte di un possibile investitore, un possibile partner. Potreste appunto
cercare in giro delle persone, dei potenziali investitori, dei potenziali partner e anche delle guide che vi permettano appunto di affermarvi ancora di più nel vostro cammino. Ciò nonostante, io direi assolutamente che siete sulla strada giusta e dovete soltanto appunto focalizzarvi sulla vostra forza interiore e pazientare e soprattutto non perdere la vostra direzione, perché l'avete trovata, e quindi seguire appunto la stella come un po' i re magi, no? Nel Nuovo Testamento, ovvero l'avete trovata e dovete soltanto continuare a seguire il vostro obiettivo, il vostro goal finale, insomma, perché appunto siete sul cammino giusto. Sicuramente potreste appunto cercare dei compagni di viaggio in questo senso. Spero che questa piccola lettura vi sia stata di spunto, di riflessione. Se vi è piaciuto il video, mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'opale bianco. E vediamo che le prime tre carte, quelle dell'oracolo, sono appunto le carte che indicano le caratteristiche dello scopo di vita delle persone che hanno scelto questa variante, le caratteristiche diciamo più importanti, preminenti, ecco. Vediamo un attimo. E abbiamo lo studio. Quindi avete voi della seconda variante una predisposizione allo studio, alla ricerca, all'aggiornamento, alla costante ricerca di sapere ulteriore. Avete delle menti estremamente curiose, analitiche, ma direi anche molto astratte per un certo verso. Può essere lo studio di varie materie, appunto, può essere dalla matematica all'arte. Vediamo un attimo le altre carte. Il viaggio, quindi a voi piace viaggiare, piace appunto conoscere altri paesi, altre culture, persone di diversa mentalità, che trovate appunto fonte di arricchimento interiore, ecco, in questo senso. Quindi potete assolutamente integrare questa vostra passione per i viaggi, per la conoscenza di mondi nuovi per aiutare appunto l'espressione di voi stessi. Vediamo la terza, bambini. Questa è una carta che per alcuni di voi può esprimere appunto questa passione di insegnare ai più piccoli, oppure aiutarli a comunque esprimere se stessi. Per altri può indicare in generale più la predisposizione a prendersi cura degli altri, dei lati più vulnerabili delle altre persone, e anche cercare di far esprimere gli altri in una maniera più creativa, non soltanto appunto analitica in questo senso. Quindi direi che in generale le componenti del vostro scopo di vita indicano sicuramente la conoscenza di altri mondi, di altre culture, che porta degli arricchimenti personali appunto, e di condividere queste conoscenze con le altre persone in modo da poterle aiutare a prendersi anche cura di se stesse, appunto, attraverso l'insegnamento in alcuni casi, attraverso i consigli in altri. Vi piace sicuramente la parte più innocente delle altre persone, che volete tirare fuori, che a volte è appunto nascosta
all'interno dovuto appunto allo stress, alle preoccupazioni quotidiane. A volte persone non indulgono appunto in questo lato più ingenuo, più predisposto alla meraviglia di fronte alle altre cose. Voi avete questa predisposizione a meravigliarvi, ecco. Questa carta sui bambini indica appunto che anche voi stessi avete un lato molto infantile nel senso buono, cioè una persona che si meraviglia delle cose nuove attorno a sé, per questo vi piace viaggiare, vi piace meravigliarvi, non rimanere appunto negli stessi rigidi schemi mentali. E anche per questo studiate molto, cioè la vostra sete di conoscenza non si esprime soltanto attraverso la conoscenza diretta, attraverso appunto l'incontro di altre persone, di altri luoghi, ma anche attraverso lo studio più teorico. Vediamo le carte dei tarocchi che ci indicheranno se voi appunto siete nel cammino giusto per esprimere questo scopo di vita, per esprimere voi stessi, e le altre saranno appunto l'altra fila di carte ci indicherà quali ulteriori azioni potreste porre in essere per allinearvi ancora di più. Vediamo la prima fila di tarocchi e vediamo che iniziamo con il Papa. Poi abbiamo il 9 di denari e poi il Sole. Io direi che siete nel cammino giusto, perché ovviamente il Sole è una carta di successo, poi soprattutto legato al 9 di denari, indica appunto affermazione personale. Siete delle persone molto indipendenti, molto autonome e riuscite appunto a esprimere voi stessi in maniera autonoma, quindi direi che siete abbastanza molto in linea col vostro scopo di vita, riuscite a attuarlo, ad avere delle soddisfazioni a riguardo, soprattutto a fare sempre chiarezza in quello che vi riguarda, e soprattutto la carta del Papa in linea con quella dello studio, si vede chiaramente che voi siete appunto sempre nel processo di aggiornarvi, di studiare le cose che appunto vi interessano, le materie che vi interessano, e siete anche in grado di insegnarle agli altri, cioè di convogliarle alle persone attorno a voi. Sono delle carte bellissime di una persona che è assolutamente in linea col proprio cammino di vita, riesce anche ad esprimerlo nel mondo quotidiano, nella sua quotidianità. Vediamo poi che ulteriori mosse potreste porre in essere. Abbiamo la ruota della fortuna, il 2 di bastoni e il cavaliere di denari. Sicuramente potreste cogliere una opportunità che vi si presenta davanti, espressa dalla ruota della fortuna, una opportunità che può portare anche dei cambiamenti notevoli nella vostra vita. Infatti state soppesando attraverso il 2 di bastoni la possibilità di coglierla o meno. La decisione sta in voi, perché voi avete in questa carta appunto il globo terrestre in mano, e quindi state valutando tutte le possibilità e agirete secondo la vostra coscienza, nel senso che il cavaliere di denari è una persona molto ponderata, un'energia che va avanti per la sua strada in maniera ferma, sicura, però appunto cauta. Quindi evidentemente per porre in essere, per esprimervi ancora al vostro meglio, vi si presenterà una opportunità e starà a voi valutarla, però
secondo le carte anche un'opportunità che sarebbe bello cogliere, perché porterà ulteriori benefici, e soprattutto cambierà la vostra vita e vi permetterà di essere ancora più in linea con appunto le vostre passioni, quello che vi veramente vi piace, vi fa essere a vostro agio. Sono delle belle carte di una persona che sa già quello che vuole e può ancora fare più chiarezza in se stessa. Se questo video, che è comunque una lettura molto piccola, vi ha dato degli spunti di riflessione e vi è piaciuto, mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Intanto vi saluto, alla prossima. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella del quarzo di rocca. Dunque, le prime tre carte, quelle dell'oracolo, descrivono le caratteristiche in cui si declina il vostro scopo di vita. Vediamo cosa ci dicono. E abbiamo la carta dei libri, è uscita anche prima. È una carta che indica appunto una passione per la lettura, per la scrittura anche, per la conoscenza in generale. Indica anche una mente molto curiosa, ovviamente, e una forte volontà di aggiornarsi, di conoscere, di aumentare il proprio bagaglio culturale. Vediamo la seconda carta, quella dei bambini, anche questa è uscita prima, e è una carta che appunto per alcuni di voi può indicare una certa predisposizione a lavorare proprio con i bambini, però può per altri anche indicare una certa curiosità di tipo infantile, nel senso buono, cioè un senso di meraviglia che voi ricercate in tutto ciò che fate, vi siete evidentemente molto, molto curiosi, vi piace anche comunque appunto far uscire questo lato fanciullesco dalle altre persone, e avete anche un po' questo atteggiamento nei confronti degli altri, ovvero parlare a questo lato fanciullesco. Mm. L'ultima carta è il cambio di carriera e evidentemente siete delle persone che siete anche alla ricerca appunto di come manifestare il vostro scopo di vita nell'ambito appunto della vostra carriera. Per alcuni di voi può anche indicare appunto che essendo persone molto curiose, magari vi annoiate abbastanza di frequente e quindi cambiate tipo di lavoro abbastanza di frequente, il che volendo è anche positivo, perché evidentemente siete in grado di ricominciare sempre. Siete delle persone che hanno molte risorse e quindi si possono permettere di cambiare direzione di quando in quando, anche un po' frenetiche, appunto, non, non vi adagiate abbastanza forse in alcune situazioni per poter appunto diventare eh, proprio padroni della materia. Evidentemente, magari un po' come i gemelli, il segno astrologico, siete le persone che riuscite ad avere una visione generale di una materia senza approfondirla perché non è quello il vostro interesse. Vediamo un attimo, le carte dei tarocchi che ho posto sul tavolo indicano se voi siete state seguendo il cammino che vi porta ad esprimervi al meglio, ad esprimere al meglio il vostro cammino di vita, e se potete porre in essere ulteriori azioni che vi avvicinino appunto alle vostre passioni, al vostro scopo di vita. Vediamo. Abbiamo la carta del giudizio,
la giustizia e la carta dell'asso di coppe. Dunque, queste tre carte, innanzitutto il giudizio indica sicuramente una chiamata, nel senso che evidentemente recentemente o anche non recentemente, però è ancora molto sentita da voi, c'è stato qualcosa, un evento, una esperienza che vi ha fatto sorgere dei dubbi e quindi vi ha proprio fatto pensare se effettivamente quello che state facendo è in linea con le vostre passioni, quello che effettivamente volete fare nella vita. Avete appunto fatto una specie resoconto sulla vostra vita, su dove siete, su cosa state facendo, dove volete andare e avete sentito appunto una forte chiamata. La carta della giustizia appunto è che state ancora nella fase di decidere se è effettivamente conveniente seguire il cammino attuale o cambiarlo totalmente. Avete una forte, il lasso di coppe indica che appunto per voi è anche molto importante la relazione con gli altri, quello che potete dare agli altri, e questo è un fattore decisivo per la vostra decisione. Questa carta della giustizia sicuramente richiama il cambio di carriera. Voi state appunto in un processo di decisione se è il caso o meno di cambiare carriera. Ovviamente, secondo le carte, siccome qui c'è questa carta del cambio di carriera, nella descrizione del vostro scopo di vita, sta dicendo che effettivamente sì, nel senso che se volete seguire il vostro scopo di vita, se volete essere allineati con esso, se volete essere allineati con le vostre passioni intime, quello che veramente vi guida, non potete far altro che appunto andare verso un'altra direzione, seguirlo appunto, perché non siete attualmente in linea con esso, state decidendo in questo momento se è il caso o meno. State decidendo da un punto di vista molto analitico anche, perché ovviamente potrebbe avere delle ripercussioni materiali molto importanti per voi nel vostro mondo, potrebbe portare cambiamenti molto importanti, però allo stesso tempo vi fate guidare dai vostri sentimenti, avete una forte chiamata in questo senso verso le vostre passioni e sono molto anche legate alle vostre relazioni, a come vi ponete nei confronti degli altri, volete dare qualcosa agli altri, avete questa vocazione e state appunto studiando per predisporvi in questo senso, perché la carta dei libri indica appunto uno studio. E suggerisce anche di studiare appunto per poter facilitare questo cambio, questa decisione che state prendendo in questo momento. Vediamo se potete porre in essere ulteriori azioni che vi permettano di decidere. E abbiamo il Sole, il Fante di Coppe e il 3 di Coppe. Beh, evidentemente c'è proprio una predisposizione verso la socialità, perché il 3 di Coppe appunto è proprio in linea con l'asso di Coppe. Beh, sicuramente il Sole indica fare chiarezza, chiarire esattamente quello che è veramente importante per voi, cercare di sentire effettivamente la vostra passione, riprendere in mano diciamo il vostro lato più fanciullesco, sentire effettivamente cosa il lato fanciullesco di voi stessi vi sta comunicando, perché questo è il Fante
di coppe che appunto richiama questo lato fanciullesco, e il 3 di coppe indica sicuramente di cercare di raggiungere una comunità che sia in linea con voi, perché appunto far parte di un gruppo di persone che hanno già percorso un cammino a cui voi vi sentite chiamati può aiutarvi effettivamente a chiarire molte cose, se è effettivamente il cammino per voi o meno. Ehm, In generale questa stesa io la vedo molto per delle persone che stanno non solo decidendo se è il caso di cambiare o meno percorso di vita, però anche cercare di capire come declinarlo nella pratica, appunto. Per questo voi state studiando, per questo state cercando di fare chiarezza su voi stessi e cercare di crescere appunto dal punto di vista ehm, formativo, appunto per poter decidere definitivamente che percorso fare. Sicuramente vi può aiutare lo studio, questo sicuramente, e poi io vedo centrale appunto questa carta su i bambini, ovvero per alcuni di voi appunto può essere un qualcosa che riguarda proprio l'educazione, la formazione, il prendersi cura dei bambini, per altri può essere la formazione, l'aiuto, in generale tutto ciò che può riguardare l'insegnamento, il prendersi cura di persone che hanno appunto bisogno di un sostegno. Per altri vuol dire fare in modo di tirar fuori il lato fanciullesco e fantasioso delle persone. Consigli, appunto, fare chiarezza, sentire dentro di sé la parte ehm, più pura, nel senso che ho come l'impressione che per almeno alcuni di voi, ma anche per tutti, queste passioni che avete erano forti quando eravate molto giovani e poi le avete un po' scordate, messe da parte e avete fatto tutta un'altra strada. E, le carte vi stanno suggerendo di riscoprire appunto le vostre passioni giovanili, ecco, per poter decidere meglio, e soprattutto cercare di, questo è molto importante, di mettervi in contatto con delle persone che sono affini a voi, che stanno percorrendo già questo cammino che voi a cui voi pensate, e che possono appunto darvi dei consigli molto utili e soprattutto vi permetteranno di chiarire effettivamente dove volete andare. Questa è una piccola stesa ovviamente, però spero che vi abbia dato dei punti di riflessione. Se è stato così e se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci salutiamo, alla prossima, ciao!